Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato, la probabile formazione di Napoli-Osasuna amichevole che si disputerà oggi alle 18:30. Lukaku, questi 2 giorni di permesso concordati con il Napoli, c'entra il mercato? Andiamo a fare il punto della situazione perché ci danno anche le cifre per quanto riguarda la chiusura delle operazioni Badiashile e Favasuli avendo ceduto Gutierrez. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video, come dico sempre, un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Detto questo, partiamo da questa situazione. Il Napoli ha ingaggiato Badiashile e Favasuli con tanto di cifre, è stato ceduto Gutierrez, abbiamo letto anche la lettera d'addio del calciatore che dopo un anno comunque si ritrova sul mercato e finisce al Bayer Leverkusen per 30 milioni. Il Napoli ha ingaggiato Favasuli e Badiashile, lo annuncia il quotidiano di Roma che dà cifre e formule dei due affari con il direttore sportivo Giovanni Manna che avrebbe chiuso dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen. Ecco cosa si legge questa mattina: si stappa il mercato in entrata del Napoli, la cessione di Gutierrez al Leverkusen apre finalmente la campagna acquisti del club azzurro, con i soldi dello spagnolo il direttore sportivo Manna ha cominciato a chiudere degli affari in entrata. Due dovrebbero arrivare subito, si tratta di Badiashile e Favasuli. Il centrale difensivo francese del Chelsea è stato ingaggiato in prestito con diritto di riscatto da stabilire. Ieri abbiamo letto un prestito a 3 milioni con un riscatto a 15, poi vedremo se saranno queste poi le cifre dell'operazione ufficiali. E invece Favasuli acquistato a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Quindi se andiamo a prendere quel diritto di riscatto a 3 milioni e questi 8 milioni, non ce lo fanno sapere quanto ovviamente il Bayer Leverkusen verserà nelle casse del Napoli, perché sappiamo che comunque non arriveranno tutti i 30 milioni in una sola tranche, ma potrebbe anche essere che 10 milioni arrivano subito ed ecco che il Napoli li ha reinvestiti tra 8 e 3, tra il prestito e ovviamente l'entrata a titolo definitivo di Favasuli, per poi cercare di capire cosa dobbiamo fare con gli esterni d'attacco, ma faremo un altro video al riguardo perché la situazione di Noah Lang continua con l'Ajax eccetera. Neres comunque è stato messo sul mercato e sappiamo che il Napoli ha anche avvisato l'entourage, quindi ci sarà qualcosina che si smuoverà anche lì, passando per Lukaku e la prima punta che comunque resta Lucca, il vice Højlund non credo, e quindi si muoverà qualcosa anche per quanto riguarda l'attaccante. La situazione di Lukaku: 2 giorni in più di permesso e due club forti su di lui, ecco perché dico 2 giorni di permesso concordati con la società, o potrebbe esserci qualche chiacchiera di mercato un tantino più avanti, allora si sta prendendo 48 ore, magari si sblocca la cessione. Noi ce lo auguriamo, anche perché se sono solo 2 giorni di permesso e i soliti tra virgolette capricci di Lukaku, è già una vita che non ti si vede comunque con il Napoli ad allenarsi dopo l'infortunio l'anno scorso e quant'altro, poi si è andati in Belgio, poi la nazionale, ancora 2 giorni di permesso. Se tiriamo troppo credo che la corda comunque si spezza, sempre nel caso sia vera la situazione concordati con il Napoli, questi 2 giorni di permesso. Il futuro di Lukaku appare sempre più lontano da Napoli. L'attaccante belga è stato ufficialmente inserito sul mercato dopo che il club e il suo entourage hanno trovato un'intesa per interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista nel 2027. A pesare dell'elevato ingaggio, pari a circa 11 milioni di euro lordi a stagione, ritenuto ormai non più sostenibile dal Napoli, e quindi diciamo che finisce sul mercato. 2 giorni in più di riposo per lui, come riferito dal Corriere dello Sport, una decisione condivisa che almeno per il momento evita tensioni o polemiche o conferma la volontà di gestire la situazione con equilibrio e serietà. Il rinvio del rientro tuttavia rappresenta anche un chiaro segnale di un possibile addio ormai sempre più vicino. Sul tavolo dell'attaccante sono già arrivate alcune proposte per il proseguo della carriera, tra queste c'è quella del Trabzonspor, che al momento non sembra aver convinto pienamente il giocatore. Parallelamente prende quota anche l'ipotesi di un trasferimento negli Stati Uniti. L'Atlanta United, ne abbiamo parlato in MLS. Il Napoli dal canto suo resta in attesa ad offerte ritenute congrue. Sappiamo che il Napoli chiede comunque 10 milioni. L'ultima, ma non ultima per importanza dal punto di vista dell'inserimento sull'attaccante
almeno a quanto ci fanno sapere quest'oggi c'è anche l'Atalanta. Ne dubito perché non lo vedo poi un attaccante per Sarri, però mai dire mai, il mercato ci ha sempre, diciamo, insegnato che niente è fatto finché non c'è l'ufficialità, e quindi potrebbe anche finire all'Atalanta nel caso ci si accorda. E voi mi direte no, ma lo dobbiamo dare poi a una squadra italiana. Per quanto riguarda Lukaku, io il problema non me lo pongo, per il semplice fatto che deve comunque diciamo lasciare spazio sia dal punto di vista dell'ingaggio che pesa, sia dal punto di vista comunque delle liste dove diciamo siamo ancora pieni, al di là delle cessioni effettuate. Chi è tornato come Lindstrom e non c'è stato verso comunque di cederlo e quant'altro. Ecco perché una squadra italiana, ben venga Lukaku all'Atalanta, anche se è una situazione, per quanto mi riguarda dal punto di vista poi del campo, capendo un tantino Sarri cosa andrà a fare, perché non è che Sarri poi si snatura del tutto ogni volta che prende una squadra. Non credo che sia l'attaccante per, diciamo, esprimere al meglio il calcio di Sarri, ma vedremo poi nei prossimi giorni. Detto questo, le probabili formazioni per il match di oggi contro l'Osasuna, avversario si alza un tantino il livello, quindi sarà sicuramente un banco di prova diverso dalle amichevoli che abbiamo giocato finora, e quindi dobbiamo fare attenzione alle situazioni in campo. Potremo analizzare dal punto di vista tattico, ci auguriamo, qualcosina in più, e lo faremo ovviamente domani in pomeridiana con un altro contenuto parlando di campo e di ciò che sarà stata l'amichevole di oggi. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, formazioni Napoli-Osasuna amichevole, le probabili scelte di Allegri e Rami per la partita amichevole di oggi. Probabili formazioni SSC Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anghissalo, Botka, Vergara, Politano, Højlund e Alisson Santos. Potrebbe essere questa la formazione che parte titolare, ma ci possono anche essere stravolgimenti. È una partita amichevole, siamo in precampionato. L'unica cosa che credo diciamo accada è che non vediamo McTominay in campo, magari non dal primo minuto. Non ho letto se è indisponibile o meno, ma malconcio, con una caviglia malconcia tra ieri e l'altro ieri, quindi può darsi che si sia optato per un tantino di prudenza, ma vedremo poi nel caso. Lo vedremo in campo a partite in corso, perché è a disposizione Savic, Contini, Pugliese, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Garofalo, Baretin, Gilmour, McTominay, Prisco, Baridofalo, Ruscio, Giovane, Lucca, Khedira e Pereira. Quindi è anche Noalang ovviamente che ho saltato. Comunque è tra i disponibili McTominay, quindi magari lo vedremo in campo. Detto questo, l'Osasuna anche loro con un 4-3-3: Aitor Fernandez, Benito, Errando, Catena, Abel Bretones, Osambela, Moncaiola, Moi Gomez, Ruben Garcia, Raúl, Quique Barja. A disposizione Herrera, Rafa Fernandez, Arguibilde, Sarango, Boiomo, Unai Santos, Muñoz, Aymar, Ecegoyen, Anay, Boel, Budimir, Dubasin, Asir, Bonel. Questi sono i disponibili per quanto riguarda ovviamente il nostro avversario, che tra poco scenderà in campo alle 18:30. Così come ho detto, se vi volete iscrivere al canale fatelo pure. Domani parleremo e auguriamoci dal punto di vista tattico con qualche spunto in più rispetto alle ultime due amichevoli giocate, perché poi quello è quel che ci interessa, il campo e ciò che ci dirà ovviamente risultati e il terreno di gioco per quello che vogliamo essere, se ci riusciamo, e i punti che poi porteremo a casa a campionato iniziato. Detto questo, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!